come misuriamo l'efficacia della peridurale? Ecco, una cosa che vi verrà chiesto di continuo quando inizieremo a fare i farmaci, prima e dopo il bolo. All'inizio abbiamo detto che il dolore è estremamente soggettivo, quindi ognuno ha un'esperienza propria del dolore, però dobbiamo cercare, ovviamente, per intenderci, cercare di capirci. Quindi vengono utilizzate delle scale. In questo caso noi utilizziamo una scala numerica. La scala numerica dove chiediamo di dare un voto al vostro dolore, alle vostre contrazioni, soprattutto al momento di intensità maggiore, da 1 a 10, dove 1 è il dolore più basso che voi potete immaginare e 10 il massimo. In questo modo prima del bolo ci date il voto e vediamo poi l'effetto del bolo stesso dopo 15-20 minuti e ci aspettiamo ovviamente che ci sia una riduzione su questa scala. L'obiettivo, come abbiamo detto, non è quello di arrivare a 1 o 0, cioè ad annullare completamente il dolore, perché l'idea è quella di abbassare l'intensità del dolore, far sì che sia più gestibile, poter riposare tra una contrazione all'altra, ma non annullarla, perché appunto in tal caso rischieremo di andare verso una anestesia e non più una analgesia. La peridurale può essere utilizzata per tutta la durata del travaglio, quindi sia nella fase dilatativa sia nella fase espulsiva, quindi nella fase di espulsione di parto vero e proprio, anche se la tipologia del dolore è leggermente diversa e anche la risposta alla peridurale in queste due fasi del travaglio sono leggermente diverse. Si ha una copertura maggiore proprio per tipologia del dolore viscerale durante la fase dilatativa, mentre si ha una minor copertura spesso durante invece la fase espulsiva, dove il dolore tipico è quello invece somatico, legato al adattamento del pavimento pelvico e del canale del parto alla fase espulsiva. Però possiamo comunque coprirla. Una volta partorito e secondato, noi possiamo utilizzare ancora la peridurale per un'eventuale sutura di lacerazioni dei tessuti e quindi continuiamo a sfruttarla e verrà rimossa solo dopo che vi siete riprese circa 2-3 ore di distanza dal parto. Durante il giorno, durante la notte magari si va al mattino dopo. Se durante il travaglio dovesse crearsi la situazione o viene posta l'indicazione a un taglio cesareo e avete la peridurale, questa può essere utilizzata per affrontare anche il taglio cesareo. È ovvio che anche qui dipende dall'indicazione e dal tempo che ci viene dato per questa conversione, che abbiamo bisogno circa di 15-20 minuti. Se abbiamo questo tempo possiamo convertire e quindi con farmaci più o meno gli stessi ma concentrazioni diverse trasformiamo, l'analgesia in anestesia affinché voi possiate affrontare un taglio cesareo. Quindi sentirete lavorare, toccare sulla pancia, ma non sentirete dolore e non sentirete più, in questo caso, le contrazioni. Dopo il cesareo, la peridurale viene anche utilizzata, in questo caso, per il controllo del dolore post-operatorio. Però questo appunto è uno scenario particolare che si viene a creare solo se durante il travaglio del parto si crea la condizione di un cesareo, che ovviamente non possiamo predire in precedenza.